Gli ingredienti che ci occorrono per realizzare il Saint-Honoré sono 6 bignè, un disco di pasta sfoglia da 20 cm di diametro, delle briciole di pasta sfoglia e di pan di Spagna mescolate insieme, un pan di Spagna del diametro di 20 cm, della panna montata, della crema, della crema diplomatica al cioccolato e la crema Cibust. Ci occorre inoltre, che qui in fotografia non avevo messo, una bagna. Io ho usato una bagna alcolica. In questo video vedremo soltanto il montaggio finale di tutti gli ingredienti che vi ho elencato. Per ogni singolo ingrediente troverete la ricetta con tutti i dettagli e le dosi precise sul mio blog. Trovate tutte le indicazioni sotto in descrizione. Data la complessità della torta, ho preferito fare in questo modo perché posso così elencare tutte le varie creme e le dosi, facendo vedere tutti i vari passaggi in maniera molto più schematica, in modo da rendere più semplice anche per le persone meno esperte questa ricetta. Sarebbe inoltre stato impossibile fare un video perché sarebbe risultato un video lunghissimo. Con un coltello andiamo a separare i 3 dischi di pan di Spagna. Un disco lo terremo da parte per fare la sbriciolatura, per rifinire poi i bordi della torta, mentre 2 dischi li utilizzeremo per la torta. Ora con la bagna andiamo a impregnare per bene il pan di Spagna. Con questa bagna normalmente si fanno 2 dischi comodamente da 20 cm di diametro. È importante bagnare molto bene il pan di Spagna per far sì che poi non risulti asciutto nella torta. Ora, aiutandomi con una sacca poche, ma potete fare anche tranquillamente con un cucchiaio, andiamo a mettere uno strato di crema Cibust. Su questo strato appoggiamo il disco di pasta sfoglia e facciamo un altro strato di crema Cibust. Come vedete non sono particolarmente precisa con la sacca poche, ma l'importante è mettere lo strato, perché ora che andremo a mettere il secondo disco di pan di Spagna, delicatamente premendo con le mani andremo a liberare la crema. Possiamo procedere con la bagna sul secondo disco di pan di Spagna. Ricopriamo ora tutta la parte sopra e anche i bordi della torta con la panna montata. Ci aiutiamo con un coltello a lama nella parte superiore e poi utilizzerò invece una spatola per i lati. Ora, insieme alle briciole di sfoglia, sbriciolo anche il disco di pan di Spagna, creo una granaglia abbastanza sottile e la comincio a mettere, aiutandomi così, come vedete, con le mani intorno a tutto il bordo della torta.
Vado ad adagiare ora i 6 bignè con la parte superiore caramellata e ripieni di crema. Dopodiché vado a decorare con ciuffi di panna e crema al cioccolato diplomatica. Purtroppo ho dimenticato di fare questo pezzettino di video, ma vi lascio la foto per vedere il risultato finale.